Salve a tutti ragazzi, oggi vi parlerò di Motorola Edge 30 e se ancora ha senso acquistarlo nel 2024. Prima però voglio presentarvi brevemente il canale. Text Lounge nasce principalmente come luogo di ritrovo per appassionati di telefonia che non disegnano smartphone con qualche annetto sulle spalle. Il canale al momento ha mezzi molto limitati, faccio tutto da solo, dalla produzione dei contenuti al basilare, molto basilare video editing. Quindi se volete supportarmi, far crescere il canale e darmi modo di analizzare più smartphone, iscrivetevi, mettete un like, commentate, condividete il video, insomma le solite raccomandazioni del caso. Più di ogni altra cosa però vi pregherei di essere sempre rispettosi nei commenti, soprattutto verso gli altri utenti. Detto questo, torniamo al protagonista di questo video. Mini sigla e poi Motorola Edge 30. Motorola G30, smartphone uscito a maggio 2022, quindi parliamo di quasi 2 anni fa e che oggi possiamo acquistare con 180-220 euro. Lo smartphone si presenta ottimamente, non abbiamo materiali nobili né sul retro né sul frame, ma solamente materiali plastici, che però devo dire si distinguono per una qualità davvero elevata. È in grado di trasmettere sensazioni ottime sia allo sguardo che al tatto. Una volta che si impugna lo smartphone per la prima volta, sembra quasi di non avere nulla in mano. Edge 30 è infatti leggerissimo, pesa solamente 155 grammi e devo dire che quando l'ho preso in mano mi ha ricordato, e forse i più navigati di voi lo ricorderanno, il mai troppo lodato LG V30, smartphone davvero leggerissimo e bellissimo di LG. E penso che questo sia il complimento più bello che si possa fare a questo Edge 30, ossia paragonarlo al bellissimo V30 di LG. Lo schermo con diagonale di 6,5 pollici, dotato di risoluzione Full HD+, con supporto HDR10+, è luminoso, nitido, con ottimi colori e altrettanto ottimi angoli di visione. Ma la vera chicca di questo pannello è il suo elevatissimo refresh rate. Parliamo infatti di 144 Hz. Il tutto, il display, è protetto da un solido vetro Gorilla Glass 3. Non parliamo ovviamente dell'ultimissimo Gorilla Glass Victus 2, ma vi posso assicurare che è un ottimo vetro, un'ottima protezione e non noterete assolutamente la differenza. Tornando a parlare della qualità di questo display, vi posso dire che secondo me, in quanto a colori e angoli di visione del pannello, siamo sui livelli di un Pixel 7, che è lo smartphone che uso abitualmente. Quindi per uno smartphone da 180-220 euro direi tanta roba. Completa il quadro del display il sensore di impronte posto al di sotto dello stesso, che è davvero preciso e veloce. Vi posso dire che io ho registrato l'impronta prima di applicare il vetro temperato e non ho dovuto reinserirla nuovamente. Dal punto di vista hardware, per quanto riguarda SoC, RAM e memoria interna, Motorola Edge 30 è equipaggiato con 128 GB di memoria UFS 3.1 non espandibili, quindi una memoria rapidissima che troviamo a bordo anche di smartphone top di gamma, 8 GB di RAM LPDDR5 e il SoC Snapdragon 778 G Plus di Qualcomm, realizzato con processo produttivo a 6 nanometri. Che dire, a distanza di quasi 2 anni dal lancio, a mio modo di vedere la scheda tecnica risulta ancora fresca, di primo ordine e non mostra il fianco a critiche, soprattutto oggi che Edge 30 costa praticamente meno della metà rispetto al lancio. Lo smartphone, complice anche l'estrema leggerezza dell'implementazione Android curata da Motorola, è sempre pronto, reattivo ma è un lag.
e con questo SoC non avrete nessun problema anche con i giochi più esigenti dal punto di vista grafico. Faccio una piccola prova. Come vedete, mai un lag, mai nulla di nulla, davvero reattivissimo. Tornando ai giochi, vi posso dire che ho provato Asphalt 9 e al massimo del dettaglio il gioco è risultato sempre fluido, quindi poi anche complice i colori davvero super di questo pannello, Asphalt 9 è stato davvero una gioia per gli occhi. Tornando a parlare un attimo del SoC di questo Edge 30, parliamo di un sistema on a chip capace di mettersi alle spalle lo Snapdragon 6 Gen 1 e di giocarsela con lo Snapdragon 7 Gen 1, che sono entrambi SoC più recenti del 778G Plus che troviamo a bordo di questo Edge 30. Tra l'altro, piccola nota a margine, il Motorola Edge 50 Fusion, che deve ancora uscire sul mercato, avrà come SoC lo Snapdragon 6 Gen 1. Quindi questo Edge 30 a forza bruta resterà superiore ad uno smartphone che è in uscita nel 2024 e che sicuramente costerà più di questo Edge 30. Lato fotografico, questo Edge 30, come già saprete dalle recensioni del lancio, quindi non mi dilungherò sotto questo aspetto, è uno smartphone che definirei onesto. Se la cava bene con tutti i sensori in dotazione, anche se ovviamente, come di consueto, è il sensore principale ad avere una marcia in più rispetto a tutti gli altri ed è anche stabilizzato otticamente. Venendo a batteria e autonomia, anche qui Motorola ha fatto un piccolo lavoro, scusate, un piccolo capolavoro con questo Edge 30, perché seppur la batteria si fermi a solo 4020 mAh, riuscirete sempre ad arrivare a sera. Merito della perfetta combinazione tra hardware potente ma poco energivoro e di una implementazione software altrettanto parsimoniosa nei consumi. In ogni caso avrete sempre la possibilità di caricarlo piuttosto velocemente grazie alla ricarica rapida a 33 watt. A contorno di tutto questo troviamo una vibrazione che definirei ottima e le numerose chicche software tipiche dell'interfaccia Android personalizzata da Motorola, tra cui svetta Ready4, che vi dà la possibilità di collegare questo Edge 30 in modalità wireless ad un monitor esterno e di utilizzarlo come fosse una sorta di desktop, o per meglio dire in questo caso come una sorta di Chromebook. Che dire quindi di questo Edge 30? Bello da vedere, leggerissimo, con un ottimo display, speaker stereo con supporto Dolby Atmos, come avete visto prestazioni solide, appaganti, dotato di un hardware che secondo me non faticherà nemmeno fra 2 o 3 anni. Un software leggero, completo, dotato di numerose chicche e aggiornato ad Android 13 con patch di sicurezza datate ottobre 2023. Ma Motorola ha assicurato che sarà aggiornata anche ad Android 14, quindi non avrete nessun problema di supporto app per diversi anni. Ha delle pecche questo Edge 30? A mio avviso no. Devo però segnalare un comportamento anomalo del wifi che si è verificato durante il download di Asphalt 9, ma secondo me trattasi più che altro di bug, che di buggettino, più che di problema vero e proprio. In quanto durante il download di Asphalt 9 l'iconcina del wifi da completamente piena è passata a circa metà delle tacche disponibili per poi riprendersi a download concluso.
Devo però ammettere che durante il download stavo navigando e non ho notato nessun tipo di rallentamento nel caricamento delle pagine né altro. In definitiva, avete 200 euro circa da spendere? Siete indecisi su quale smartphone acquistare? Ecco, questo Motorola Edge 30 è sicuramente una fantastica opzione da tenere in considerazione e vi posso assicurare che non vi pentirete dell'acquisto. Siamo arrivati alla fine di questa recensione. Vi ringrazio se siete arrivati fino a questo punto del video e nulla. Solite raccomandazioni di apertura video: se volete far crescere il canale, supportarmi o vi è piaciuto semplicemente il video, condividete, like, commenti, le solite raccomandazioni del caso. Vi ringrazio ragazzi, un saluto a tutti e spero ci rivedremo molto presto. Grazie a tutti.